Martedì 9 settembre il Movimento Trieste Libera ha inviato al governo italiano e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite un atto di diffida sulla gestione del porto franco internazionale di Trieste e lo ha presentato lo stesso giorno a Vienna in conferenza stampa per i giornalisti austriaci, i corrispondenti esteri e gli addetti stampa delle ambasciate. Il Porto Franco internazionale di Trieste è stato istituito dal Trattato di pace del 1947 come ente di Stato del territorio libero di Trieste, posto sotto la garanzia diretta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed affidato dal 1954 all'amministrazione fiduciaria e provvisoria del governo italiano, che ha anche l'obbligo di mantenere il Porto Franco internazionale secondo gli articoli da 1 a 20 dell'allegato ottavo. Il Trattato di pace dà diritto a tutti gli Stati del mondo di utilizzare senza discriminazioni il Porto Franco di Trieste ed il suo regime di zona franca internazionale per le loro navi, merci, industrie, banche ed assicurazioni. Svizzera, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno anche il diritto di matricolare le proprie navi ai registri speciali del territorio libero di Trieste e di partecipare alla Commissione internazionale di controllo del Porto Franco di Trieste assieme a Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Russia, Italia, Polonia, Slovenia ed altri stati successori della Jugoslavia. Ma il governo italiano viola il mandato fiduciario internazionale simulando la sovranità dello Stato italiano su Trieste e paralizza il Porto Franco e i diritti degli altri Stati per deviare i traffici centro-europei sui porti della penisola italiana a danno dei porti di Trieste, di Koper e di Rijeka. Ora l'atto di diffida chiede in 36 pagine di motivazione giuridica ed economica che il governo italiano rispetti immediatamente gli impegni del mandato fiduciario sul Porto Franco internazionale, quindi verso il territorio libero di Trieste e gli altri stati interessati, e che in caso contrario il Consiglio di sicurezza affidi il mandato al governo di uno Stato che non abbia conflitti di interesse, per esempio Austria, Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito o da un'autority delle Nazioni Unite. L'iniziativa di Vienna, pubblicizzata dall'agenzia ufficiale APA ad oltre 14.000 indirizzi stampa di tutto il mondo e di documenti distribuiti in tedesco ed inglese a 375 fra giornalisti ed ambasciate, hanno incontrato forte interesse, confermato già dai primi esiti della rassegna stampa. La conferenza stampa è stata affiancata da un infopoint esterno con le pubblicazioni a stampa ed in rete, La Voce di Trieste e Trieste Libera News, ed affiancata dai giornalisti della TV nazionale austriaca ORF, che ha ripreso l'intera conferenza ed intervistato il portavoce del movimento Paolo G. Paruel, realizzando un servizio sulle azioni internazionali di Trieste Libera. Il presidente di Trieste Libera Roberto Giurastanta ha sottolineato che il gruppo di rappresentanza del movimento in Austria aumenta e lavora bene e che ora Trieste non è più isolata perché si incomincia a riparlarne a livello internazionale per la prima volta dal 1954, ma finalmente su basi giuridiche ed economiche serie, elaborate dal movimento per un'azione politico-diplomatica internazionale che nessuno aveva mai svolto prima.